Cos'è un pessimo amico? Iago, Mushu, Spugna, ma anche Lucignolo, Le Fou, Shenzi, tutti personaggi accomunati dallo stesso ruolo. Nelle grandi storie della Disney, l'attenzione dello spettatore è quasi sempre catturata dalle imprese dell'eroe o dai piani del suo antagonista. È il conflitto tra bene e male a guidare il racconto, lasciando spesso sullo sfondo quei personaggi che, pur non occupando il centro della scena, contribuiscono in maniera decisiva allo sviluppo della vicenda. Gli amici, gli aiutanti, gli scagnozzi. Eppure, proprio osservando queste figure secondarie, emergono dinamiche relazionali di straordinaria attualità. Il modo in cui un personaggio sostiene o ostacola chi gli sta accanto può insegnare tanto quanto le azioni del protagonista o del villain. Spostiamo quindi lo sguardo dalle grandi imprese ai legami che le rendono possibili. Sono sicuro che l'ultima tipologia ti sorprenderà. Partiamo da Pena e Panico, i pessimi amici meno pericolosi. Sono gli scagnozzi demoniaci di Ade, incaricati di eliminare il piccolo Hercules trasformandolo in mortale. Sono pessimi aiutanti per pura incompetenza e inaffidabilità. Falliscono la missione lasciandogli una goccia di forza divina, un errore che diventa poi la causa scatenante di tutta la trama del film. Il loro servilismo è inutile perché non è supportato da alcuna reale capacità. Causano più danni al loro capo di quanti un nemico esterno potrebbe farne, rendendo Ade una vittima della sua stessa squadra inetta. Lucignolo, il pessimo amico per antonomasia. È il ragazzo scapestrato che Pinocchio incontra durante la sua fuga dai doveri scolastici. È un pessimo amico perché lo trascina attivamente verso l'autodistruzione. Lo convince a seguirlo al paese dei balocchi, un luogo dove ogni responsabilità viene abolita in favore del vizio e del divertimento. Non gli importa del benessere di Pinocchio, tanto che la loro amicizia li porta entrambi sull'orlo della rovina, quando iniziano a trasformarsi in asini come punizione per i loro comportamenti. Lucignolo rappresenta l'amico che normalizza le cattive abitudini invece di scoraggiarle, l'amico che ti spinge verso un abuso, spacciandolo per vivere la vita. Chi ride sulle tue remore o dei tuoi limiti. Dai, non fare il bambino, vieni che ci divertiamo, per farti abbassare le difese. Chi non solo non ti ferma, ma orchestra attivamente l'occasione del rischio. Egli però spesso si comporta in questa maniera per bisogno di compagnia, nel proprio autodegrado. Se non ci casco solo io, allora mi sentirò meno solo. C'è poi Le Fou. È il fedele compagno di Gaston, sempre pronto ad applaudirlo e a secondarlo. È un pessimo amico perché la sua amicizia si fonda esclusivamente sull'adulazione. Non contraddice mai Gaston, asseconda ogni suo capriccio ed eccesso, alimentando così il suo narcisismo invece di fargli notare la pericolosità di quella sua caratteristica, che lo porterà prima a vedersi rifiutato da Bella e poi gli farà trovare la morte dopo lo scontro con la bestia. Un vero amico dovrebbe essere uno specchio onesto. Le Fou invece è un eco che amplifica ogni difetto del suo capo invece di correggerlo. Shenzi, Banzai ed Ed sono l'esercito che Scar recluta per conquistare le terre del branco. Sono pessimi aiutanti perché la loro lealtà è puramente opportunistica, legata al cibo e al potere promesso, non ad una reale fedeltà. Sono incostanti e pronti a voltargli le spalle. Nel momento in cui Scar mostra debolezza, lo scaricano senza esitazione, rivelando che il loro sostegno non è mai stato autentico, ma solo un calcolo di convenienza. Ci tengono così poco a Scar che non metterebbero mai la loro vita a repentaglio per lui. Infatti, lasciano scappare Simba attraverso dei rovi e sperano che questo non torni mai più. E qui ci avviciniamo a forse il punto più cupo dei personaggi aiutanti. Le ombre di Facilier. Sono le entità oscure che forniscono a Facilier i suoi poteri magici in cambio di un favore non meglio specificato, la classica dinamica dell'amico che ti fa un favore salvo poi presentarti un conto salato. Sono pessimi alleati perché la loro assistenza è puramente transazionale e predatoria. Non agiscono per lealtà o affetto, ma per usare Facilier come strumento per invadere il mondo umano. Nel momento in cui Facilier fallisce, non mostrano pietà e lo reclamano immediatamente. Questo rende Facilier un caso diverso dagli altri esempi, poiché non ha un amico sbagliato che lo travia, come Lucignolo con Pinocchio.
ma un sistema di relazioni predatorie di cui lui stesso fa parte, sia come vittima sia come carnefice. Egli promette alle sue vittime fantomatici poteri a prezzi stracciati, esattamente come i suoi amici dell'aldilà gli prestano parte del loro potere, richiedendo però in cambio più di ciò che è umanamente possibile restituire. Ciò è forse la rappresentazione Disney più cupa e adulta del concetto di amicizia tossica basata sull'interesse. Ma ora arriviamo al duo di aiutanti che non ti aspetteresti di vedere accostato ai precedenti. Timone e Pumba sono gli amici che salvano Simba da cucciolo e lo crescono con affetto sincero. Il loro problema non è la malafede, ma la filosofia che gli trasmettono. L'Hakuna Matata lo aiuta a sopravvivere al trauma, ma allo stesso tempo lo incoraggia per anni a fuggire dalle proprie responsabilità invece di affrontarle. Senza pensieri la tua vita sarà, dicevano. Ma dietro questa frase si nasconde una profonda bugia. La vita non può essere senza pensieri. Non posso non pensare ai problemi che mi attanagliano. Sono amici veri, ma che finiscono per prolungare la fuga dal confronto con il passato e con il suo ruolo di legittimo re del branco. Un buon amico, a un certo punto, dovrebbe spingerti ad affrontare i problemi, non solo a dimenticarli. Per questo, Timone e Pumba sono forse la tipologia di pessimo amico più insidiosa, perché la incarnano ingenuamente e senza saperlo. Attraverso personaggi tanto diversi tra di loro, la Disney costruisce un vero e proprio bestiario del pessimo amico. C'è chi trascina verso il vizio, chi alimenta il narcisismo, chi tradisce per convenienza, chi si rivela incapace di aiutare, chi offre sostegno solo per interesse e perfino chi, animato dalle migliori intenzioni, finisce inconsapevolmente per allontanare l'altro dalle proprie responsabilità. Questa varietà dimostra che non esiste un solo modo di essere cattivo alleato. Il danno può nascere dalla malizia, dall'egoismo, dall'adulazione o persino da un affetto mal indirizzato. Proprio questa ricchezza di esempi rende le storie Disney capaci di parlare contemporaneamente ai bambini e agli adulti. I più piccoli vi trovano personaggi memorabili e avventure coinvolgenti. Gli adulti, invece, possono riconoscere dietro queste figure apparentemente secondarie modelli relazionali che rispecchiano situazioni reali e che invitano a interrogarsi sulle persone di cui ci si circonda e sul tipo di amico o alleato che ciascuno sceglie di essere.